Molto prima che esistessero fari, mappe dettagliate o motori capaci di sfidare le tempeste, il mare era un territorio dominato dall'incertezza. Ogni viaggio rappresentava una scommessa, ogni vela che spariva all'orizzonte poteva non fare mai ritorno. Tra tutte le rotte conosciute dagli antichi navigatori, ce n'era una che evocava un timore particolare, un passaggio stretto circondato da coste rocciose e correnti imprevedibili, dove il mare sembrava cambiare umore da un istante all'altro. Le onde si infrangevano contro gli scogli con una forza spaventosa, i venti si incanalavano tra le pareti di roccia. L'acqua ribolliva, ruotava e trascinava. Chi attraversava quel luogo sapeva che ogni errore poteva essere l'ultimo. Per generazioni i marinai raccontarono storie inquietanti su quello stretto, storie tramandate attorno ai fuochi, nei porti e sulle navi mercantili, racconti di equipaggi scomparsi, di uomini inghiottiti dal mare, di urla disperse tra le onde. Col passare del tempo, quelle paure presero una forma così potente da sopravvivere per oltre 2000 anni. Ancora oggi, quando ci troviamo davanti a una decisione impossibile, continuiamo a usare un'espressione nata proprio da quel tratto di mare, perché alcune leggende raccontano molto più di creature fantastiche, raccontano ciò che accade quando ogni strada comporta un prezzo da pagare, e in nessun luogo questo è più vero che nello stretto più temuto della mitologia greca, un luogo dove i marinai pregavano gli dei prima di entrare, un luogo da cui molti non fecero mai ritorno, un luogo sorvegliato da due presenze capaci di trasformare ogni traversata in una condanna. Questa è la storia di Scilla e Cariddi. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del Mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Scilla e Cariddi, i guardiani dello stretto. Per gli antichi greci il mare era molto più di una semplice distesa d'acqua, era una frontiera, un luogo capace di collegare popoli lontani, ma anche di inghiottire navi, uomini e intere spedizioni senza lasciare traccia. Tra tutte le insidie che popolavano l'immaginario dei navigatori, poche erano temute quanto le creature che dominavano uno stretto passaggio tra le coste del Mediterraneo. Da una parte si trovava Scilla, dall'altra Cariddi, due esseri così diversi tra loro da sembrare l'incarnazione di paure opposte, eppure il loro destino era legato in modo inseparabile. Le leggende raccontano che abitassero ai lati di uno stesso stretto, abbastanza vicine da trasformare ogni traversata in una prova estrema. Chi cercava di allontanarsi da una finiva inevitabilmente per avvicinarsi all'altra, ed era proprio questa la loro forza. Scilla e Cariddi non erano soltanto due mostri, erano una trappola, una presenza costante che incombeva sui marinai molto prima che le loro navi comparissero all'orizzonte. I racconti si diffondevano da porto a porto, i pescatori narravano di equipaggi scomparsi, i mercanti parlavano di traversate finite in tragedia. Ogni storia contribuiva a rendere quei nomi sempre più temuti. Con il passare del tempo, Scilla e Cariddi divennero qualcosa di più di semplici creature leggendarie, diventarono i guardiani di un confine, un limite che separava la sicurezza dal pericolo, l'ordine dal caos, la vita dalla morte. Per questo motivo il loro ruolo all'interno della mitologia greca è molto particolare. Molti mostri abitano luoghi remoti, caverne dimenticate o regioni lontane dal mondo degli uomini. Scilla e Cariddi invece si trovano lungo una rotta che gli eroi sono costretti ad attraversare. Aggirarle significava rinunciare al viaggio, affrontarle significava accettare il rischio, ed è proprio questa caratteristica a renderle così importanti. La loro storia non riguarda soltanto la forza o la ferocia, riguarda il passaggio, il momento in cui un viaggiatore comprende che tornare indietro è impossibile e che l'unica strada conduce attraverso il pericolo. Per i greci ogni grande avventura richiedeva una prova. Ogni eroe doveva affrontare ostacoli capaci di mettere alla prova il suo coraggio, la sua intelligenza e la sua capacità di prendere decisioni difficili. Scilla e Cariddi rappresentavano una di quelle prove, una delle più celebri, una delle più temute. Per secoli il loro nome è sopravvissuto nei racconti dei poeti, nelle opere degli scrittori e nella memoria collettiva del Mediterraneo. Ancora oggi vengono ricordate come una coppia inseparabile. Quando
si nomina una, l'altra sembra emergere immediatamente dalle onde, come se fossero due facce della stessa minaccia, due presenze immobili che osservano il passaggio delle navi, due guardiani eterni posti al confine del mondo conosciuto, ma dietro questi nomi si nascondono storie molto diverse, perché prima di diventare il terrore dei mari, Scylla e Cariddi avevano origini che pochi ricordano, origini che affondano le loro radici tra gli dei, le rivalità divine e le trasformazioni più tragiche della mitologia greca. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, perché alcuni mostri non terrorizzano per la loro forza, terrorizzano perché ci costringono a scegliere. E prima di proseguire dentro la storia di Scylla e Cariddi, chiediti una cosa: cosa faresti se davanti a te ci fossero due pericoli ugualmente terribili e l'unico modo per sopravvivere fosse scegliere quale affrontare? Capitolo 2. La tragedia di Scylla. Molti mostri della mitologia nascono già terribili, Scylla no. Prima che il suo nome diventasse sinonimo di terrore, era una giovane ninfa del mare. Le antiche leggende la descrivevano come una creatura di straordinaria bellezza, una presenza luminosa che viveva tra le acque cristalline e le coste rocciose del Mediterraneo. Trascorreva le sue giornate tra le onde, lontana dalle guerre degli uomini e dalla rivalità degli dei. La sua vita sembrava destinata a scorrere tranquilla, poi uno sguardo cambiò ogni cosa. Secondo una delle versioni più famose del mito, il dio marino Glauco si innamorò perdutamente di lei. Glauco aveva una storia particolare. Un tempo era stato un semplice pescatore, finché un evento straordinario lo aveva trasformato in una divinità marina. Da allora vagava tra le profondità del mare, osservando il mondo con occhi diversi da quelli degli uomini. Quando vide Scylla ne rimase affascinato. Tentò di avvicinarla, le rivolse parole gentili, le parlò del suo amore, ma il sentimento che provava non trovò risposta. Scylla si allontanò e Glauco, incapace di accettare quel rifiuto, decise di cercare aiuto. Si rivolse a una figura potente e misteriosa, una maga, una delle più celebri dell'intera mitologia greca. Il suo nome era Circe. Glauco sperava che la sua magia potesse conquistare il cuore della ninfa, ma le cose presero una direzione completamente diversa. Quando Circe incontrò Scylla, accadde qualcosa che nessuno aveva previsto. Anche lei rimase colpita. Alcune versioni raccontano che fosse la bellezza della ninfa a suscitare la sua gelosia, altre suggeriscono che fosse innamorata dello stesso Glauco. Qualunque fosse il motivo, il risultato fu devastante. La maga decise di eliminare la propria rivale. Un giorno Scylla raggiunse una delle sue abituali insenature per immergersi nelle acque. Era un luogo familiare, un luogo sicuro, un rifugio che conosceva fin dall'infanzia. Ignorava che poco prima Circe ci avesse versato una terribile pozione. Quando la ninfa entrò in mare, il suo corpo cominciò a cambiare. Le acque che avevano sempre rappresentato la sua casa divennero il teatro della sua condanna. La trasformazione fu rapida, brutale, irreversibile. Scylla osservò il proprio riflesso e vide qualcosa di mostruoso emergere da sé. La leggenda racconta che cercò di fuggire, tentò di allontanarsi da quella creatura orrenda, poi comprese la verità. Quell'orrore era diventato parte di lei. Da quel momento la giovane ninfa scomparve per sempre. Al suo posto rimase una delle figure più temute della mitologia greca, una creatura destinata a essere ricordata per la sua ferocia e per il terrore che avrebbe diffuso nei secoli successivi. Ed è proprio qui che la sua storia assume un tono profondamente tragico, perché Scylla non cercò il potere, non sfidò gli dei, non intraprese guerre contro eroi o sovrani. La sua colpa fu trovarsi al centro di passioni e rivalità più grandi di lei. Se avete visto il video su Medusa, noterete una somiglianza interessante. Anche in quel caso troviamo una donna che, per l'intervento di divinità più potenti, viene trasformata in una creatura mostruosa. Sebbene le due storie siano molto diverse, entrambe raccontano come nella mitologia greca la punizione possa colpire anche chi non sembra aver commesso alcuna colpa. E così, da una semplice ninfa del mare, nacque una delle creature più inquietanti dell'immaginario greco. Una creatura che avrebbe continuato a vivere tra gli scogli per generazioni. Una creatura il cui nome sarebbe stato pronunciato con paura da marinai, eroi e viaggiatori. Scylla era diventata un mostro, ma la sua tragedia era appena iniziata.
Capitolo 3. La punizione di Cariddi. La storia di Cariddi inizia molto più in alto delle onde, inizia tra gli dei. Molto prima che il suo nome venisse associato a un vortice capace di inghiottire intere navi, Cariddi era una creatura legata al mare e alle grandi potenze che governavano il mondo. Le fonti antiche raccontano che fosse figlia di Poseidone, il dio degli oceani, e di Gea, l'antica dea della terra. Nelle sue vene scorreva quindi il sangue di due forze primordiali, il mare e il mondo stesso. Fin dall'inizio della sua esistenza, Cariddi si trovò coinvolta nei conflitti che agitavano il regno degli dei. Un universo dove le alleanze cambiavano rapidamente e ogni disputa poteva avere conseguenze immense. Durante una di queste rivalità, Poseidone entrò in contrasto con Zeus. Come spesso accadeva nella mitologia greca, le contese divine si riflettevano direttamente sul mondo mortale. Territori venivano conquistati, coste venivano sommerse, intere regioni cambiavano volto. Fu proprio in questo contesto che Cariddi ricevette un compito: aiutare il padre ad espandere i suoi domini. Le leggende raccontano che percorresse le coste, strappando porzioni di terra e sommergendole sotto il mare. Un gesto che aumentava il potere di Poseidone e riduceva quello dei suoi rivali. All'inizio poteva sembrare un semplice atto di fedeltà, una figlia che eseguiva gli ordini del proprio padre, ma qualcosa cambiò. Cariddi continuò, sempre di più, sempre oltre. La sua fame di territorio divenne insaziabile. Ogni nuova porzione di terra conquistata sembrava alimentare il desiderio di ottenerne un'altra. Gli dei osservavano e Zeus osservava più di tutti. Il sovrano dell'Olimpo era famoso per molte cose, la sua ira era una di quelle. Quando riteneva che qualcuno avesse superato il limite, la punizione arrivava rapidamente e spesso era esemplare. Così accadde anche per Cariddi. Secondo il mito, Zeus decise di intervenire personalmente. Un fulmine attraversò il cielo, la condanna cadde sulla figlia di Poseidone. In un solo istante la sua esistenza cambiò per sempre. La creatura che aveva contribuito ad allargare il dominio del mare venne trasformata in qualcosa di molto diverso, qualcosa di molto più terribile. Cariddi perse la forma che aveva conosciuto fino a quel momento. Il suo corpo scomparve nelle profondità. La sua identità venne risucchiata insieme a lei. Al suo posto rimase una forza incessante, una presenza legata all'acqua stessa. Giorno dopo giorno il mare iniziò a comportarsi in modo inquietante. Le acque si ritiravano, poi tornavano con violenza, le correnti si avvolgevano su se stesse, la superficie si deformava, come se qualcosa di immenso stesse respirando sotto il mare. Da quel momento Cariddi divenne una minaccia costante per chiunque navigasse in quelle acque. Una creatura diversa da qualsiasi altra. Molti mostri della mitologia attaccano con artigli, denti o armi. Cariddi combatteva attraverso il mare stesso. La sua presenza trasformava l'ambiente circostante in una trappola. Le navi che si avvicinavano troppo rischiavano di essere trascinate verso il centro delle acque tumultuose e sparire tra i flutti. Con il passare dei secoli il suo nome si diffuse in tutto il Mediterraneo. I marinai lo pronunciavano con rispetto. I poeti lo trasformavano in leggenda. Gli eroi imparavano a temerlo. Eppure, dietro quella figura spaventosa continuava a nascondersi la memoria di una creatura che un tempo aveva camminato libera tra gli dei, una creatura che aveva cercato di estendere il potere del mare, finché il mare stesso non divenne la sua prigione. Così nacque Cariddi, una punizione divina trasformata in leggenda, una forza capace di cambiare il destino di chiunque si trovasse sulla sua strada. Capitolo 4. Due errori completamente diversi. Se qualcuno avesse avuto la sfortuna di osservare Scilla e Cariddi nello stesso momento, avrebbe visto due forme di terrore completamente diverse. Da una parte una creatura fatta di carne, fauci e istinto, dall'altra una forza capace di trasformare il mare stesso in un'arma. Scilla era l'incubo che emergeva dagli scogli. Gli antichi poeti la descrivevano come una creatura dall'aspetto così naturale da sfuggire a qualsiasi paragone. La parte superiore del suo corpo ricordava ancora vagamente una figura femminile. Sotto quella forma, però, iniziava l'orrore. Dal suo corpo spuntavano lunghe teste mostruose. Alcune fonti parlano di 6 teste, 6 colli serpiformi che si allungavano verso il mare, come predatori in attesa della preda. Ogni testa
possedeva una bocca spalancata. All'interno brillavano file di denti affilati, disposti su più ranghi come quelli di uno squalo. Le leggende raccontano che il semplice sguardo di quella fauci bastasse a terrorizzare chiunque la vedesse, e sotto il corpo si agitavano zampe deformi, simili a quelle di una creatura marina gigantesca. Un insieme di parti che sembravano appartenere a esseri diversi, fuse insieme in qualcosa di completamente nuovo. Scylla rappresentava il pericolo improvviso, la minaccia che colpisce in un istante. Immaginate una nave che avanza lentamente tra le onde, i marinai scrutano l'orizzonte, il vento gonfia le vele, poi all'improvviso qualcosa si muove tra gli scogli, un lampo, un movimento rapidissimo, e una delle sue teste si lancia verso la nave. Per chi si trovava a bordo, il tempo di reagire era praticamente inesistente. Scylla attaccava con la velocità di un predatore, compariva, colpiva, scompariva. Cariddi invece incuteva paura in modo completamente diverso, perché Cariddi non aveva bisogno di inseguire nessuno. Era il mare stesso a lavorare per lei. Le acque iniziavano lentamente a muoversi, le correnti cambiavano direzione, la superficie si deformava come se una forza immensa stesse trascinando tutto verso il basso. Poi compariva il vortice, enorme, inarrestabile. Le navi venivano attirate verso il centro dell'acqua, come foglie trascinate da una corrente. I rematori lottavano, i timonieri cercavano di correggere la rotta. L'equipaggio combatteva contro il mare, ma più ci si avvicinava al centro, più ogni sforzo diventava inutile. La leggenda racconta che Cariddi inghiottisse enormi quantità di acqua per poi rigettarle nuovamente, creando un ciclo continuo che sconvolgeva l'intero tratto di mare. Era una minaccia lenta rispetto a Scylla, ma proprio per questo risultava terrificante. Contro un attacco improvviso almeno si può sperare nella fortuna. Contro una forza che trascina lentamente verso la distruzione, ogni secondo diventa una tortura. Ed è proprio questo che rendeva questi due mostri così particolari. Separatamente erano già spaventosi, insieme diventavano qualcosa di unico. Scylla dominava gli scogli, Cariddi controllava le acque, Scylla colpiva con le sue fauci, Cariddi con le sue correnti. Scylla rappresentava il predatore, Cariddi rappresentava l'abisso. Due minacce opposte, due forme diverse di paura, due creature capaci di trasformare un semplice passaggio in una delle prove più temute dell'intera mitologia greca. E per comprendere davvero quanto fossero pericolose, bisogna seguire il viaggio dell'eroe più famoso della Grecia, un uomo che si trovò costretto a passare proprio tra loro, Ulisse. Capitolo 5. Quando Ulisse dovette scegliere. Tra tutte le prove affrontate da Ulisse durante il lungo viaggio verso Itaca, ce n'era una che nessuna astuzia avrebbe potuto risolvere. Una prova in cui il coraggio serviva a poco. Una prova in cui il problema non era vincere, era scegliere. Dopo anni di guerre, tempeste e creature leggendarie, l'eroe greco continuava il suo viaggio attraverso il mare insieme ai compagni sopravvissuti. Alle sue spalle aveva lasciato città in fiamme, isole misteriose e incontri che sarebbero entrati nella leggenda. Prima di affrontare Scylla e Cariddi, Ulisse aveva già superato un'altra delle grandi prove del mare, l'incontro con le sirene. Ma mentre contro il loro canto era possibile prepararsi, tra Scylla e Cariddi non esisteva una soluzione perfetta. Fu in quel momento che entrò in scena Circe. La maga conosceva bene i pericoli che attendevano l'eroe lungo la rotta. Per questo gli rivelò una verità terribile. Davanti a lui si sarebbe aperto un passaggio dominato da due minacce. Tentare di evitare una significava avvicinarsi all'altra. Ogni scelta avrebbe avuto un costo. Circe fu molto chiara. Esisteva una strada meno devastante, una rotta che avrebbe richiesto un sacrificio limitato. L'alternativa avrebbe potuto distruggere l'intera nave e condannare tutti i suoi uomini. Ulisse ascoltò, capì e portò con sé quel peso. Quando finalmente raggiunse quelle acque, l'atmosfera cambiò. I rematori lavoravano in silenzio, i compagni osservavano il mare senza conoscere il destino che li attendeva. Solo Ulisse sapeva davvero cosa stava per accadere, e proprio per questo il suo fardello era ancora più pesante. Un comandante è responsabile della vita dei propri uomini, un re protegge il suo popolo, un eroe cerca una via d'uscita, ma davanti a quel passaggio non esisteva alcuna via capace di salvare tutti. Secondo il racconto dell'Odissea, Ulisse decise di seguire il consiglio di Circe. Guidò la nave lungo il percorso che offriva almeno una possibilità di sopravvivenza all'equipaggio. Poi arrivò il momento che avrebbe ricordato per il resto della sua vita. All'improvviso una delle minacce colpì.
rapida, violenta, implacabile. 6 uomini vennero strappati dalla nave, 6 compagni che avevano combattuto al suo fianco durante il lungo viaggio, 6 uomini che gridarono il suo nome mentre venivano trascinati via. L'immagine rimase impressa nella memoria di Ulisse. Tra tutte le battaglie combattute, tra tutti i nemici affrontati, quel ricordo continuò a perseguitarlo, perché in guerra si combatte contro un avversario. In quel passaggio, invece, aveva dovuto convivere con una verità molto più difficile. Aveva scelto, e quella scelta aveva un prezzo. La nave riuscì a proseguire, molti dei suoi uomini sopravvissero, il viaggio continuò, eppure il successo aveva il sapore amaro della perdita. È proprio questo dettaglio a rendere l'episodio così memorabile. Ulisse non trionfa, non sconfigge il mostro, non conquista un tesoro, sopravvive, e sopravvive accettando una ferita che nessuna impresa eroica avrebbe mai cancellato. Per questo l'incontro con Scilla e Cariddi è ricordato ancora oggi come uno dei momenti più drammatici dell'Odissea, perché racconta qualcosa che riguarda ogni essere umano. Ci sono situazioni in cui ogni possibilità comporta una rinuncia, momenti in cui il problema non è trovare la soluzione perfetta, è trovare quella meno devastante. Ed è proprio qui che la leggenda di Scilla e Cariddi inizia ad assumere un significato molto più profondo del semplice racconto di 2 mostri marini. Capitolo 6. Un mito nato da un luogo reale. Quando pensiamo alla mitologia greca, immaginiamo spesso a luoghi lontani, isole perdute, regni dimenticati, terre che sembrano appartenere più alla fantasia che alla realtà. Eppure, nel caso di Scilla e Cariddi, la situazione è molto diversa, perché il luogo associato a questa leggenda esiste davvero. E la cosa più sorprendente è che si trova in Italia. Tra la Sicilia e la Calabria si apre uno stretto braccio di mare che milioni di persone attraversano ancora oggi. Chi viaggia in traghetto vede città, porti, automobili e navi moderne, ma provate a immaginare lo stesso luogo 3000 anni fa. Nessun motore, nessun radar, nessuna previsione meteorologica, soltanto imbarcazioni di legno affidate all'esperienza dei marinai e alla benevolenza degli dei. In quel mondo antico, lo stretto di Messina rappresentava una sfida tutt'altro che banale. Le correnti si incontravano e si scontravano, i venti cambiavano rapidamente, l'acqua sembrava muoversi secondo regole proprie. Per chi attraversava quel tratto di mare, la sensazione poteva essere inquietante. Oggi comprendiamo gran parte di questi fenomeni grazie alla geografia e all'oceanografia. Gli antichi navigatori, invece, osservavano ciò che avevano davanti agli occhi e cercavano di attribuirgli un significato. Quando una nave veniva trascinata fuori rotta, quando le acque si agitavano improvvisamente o quando una traversata terminava in tragedia, era naturale cercare una spiegazione. E spesso quella spiegazione assumeva la forma di un racconto. Molti studiosi ritengono che proprio qui possa trovarsi una delle origini del mito. Le particolari caratteristiche dello stretto avrebbero alimentato l'immaginazione dei marinai greci per generazioni. Le storie passavano da una nave all'altra, da un porto all'altro. Ogni racconto aggiungeva un dettaglio. Ogni traversata difficile contribuiva a rafforzare la leggenda. Con il passare del tempo, i pericoli del luogo iniziarono ad assumere una forma precisa, una presenza tra le rocce, una forza nascosta nelle acque, e così nacquero racconti destinati a sopravvivere per migliaia di anni. In fondo, questo è uno dei meccanismi più affascinanti della mitologia. Gli esseri umani hanno sempre cercato di dare un volto a ciò che li spaventava. I fulmini diventavano armi divine, le eruzioni vulcaniche diventavano la collera di esseri imprigionati sotto la terra, le profondità del mare diventavano il regno di creature mostruose. Scilla e Cariddi potrebbero essere il risultato di questo stesso processo, l'incontro tra un luogo reale e la straordinaria immaginazione del mondo antico. E forse è proprio questo il motivo per cui la leggenda continua ad affascinarci, perché sapere che dietro il mito esiste un luogo concreto non diminuisce la magia del racconto, anzi la rende ancora più vicina, più tangibile, più facile da immaginare. La prossima volta che guarderete una mappa dell'Italia e vedrete quel sottile tratto di mare tra Sicilia e Calabria, potreste ricordare che, secondo la tradizione, proprio lì sarebbero nate una delle leggende più celebri dell'intera mitologia greca, una leggenda che col tempo è diventata qualcosa di molto più grande di una semplice storia di mostri, una leggenda che ha iniziato a raccontare una delle esperienze più universali della vita umana. Capitolo 7. Il significato simbolico di Scilla e Cariddi. Ci sono miti che sopravvivono perché raccontano creature straordinarie, altri sopravvivono perché raccontano qualcosa di noi, ed è proprio qui che la storia di Scilla e Cariddi diventa molto più di una leggenda marina, perché a distanza di migliaia di anni quasi tutti possono riconoscere
riconoscersi nella situazione affrontata da Ulisse. Prima o poi arriva per chiunque un momento simile, un momento in cui nessuna strada appare davvero buona, una decisione in cui ogni possibilità comporta una rinuncia, una scelta che lascia inevitabilmente qualcosa indietro. È per questo motivo che il mito è riuscito ad attraversare i secoli, le creature cambiano, le epoche cambiano, le navi diventano automobili, aerei e tecnologie moderne, i dilemmi restano. Pensate a una persona costretta a scegliere tra due lavori. Uno offre stabilità ma richiede di abbandonare una passione, l'altro promette libertà ma comporta rischi enormi. Qualunque decisione porterà con sé un prezzo. Oppure immaginate qualcuno che deve trasferirsi lontano dalla propria famiglia per inseguire un'opportunità importante. Da una parte ci sono gli affetti, dall'altra il futuro. Ogni scelta apre una porta e ne chiude un'altra, ed è proprio questa la forza della leggenda. Scylla e Cariddi hanno smesso da tempo di appartenere soltanto al mondo dei mostri, sono diventate una metafora, un simbolo universale. Ancora oggi esiste un'espressione che deriva direttamente da questo mito: trovarsi tra Scylla e Cariddi, una frase che viene utilizzata quando una persona è intrappolata tra due pericoli o due alternative ugualmente difficili. È sorprendente pensare che una storia nata nell'antica Grecia continui a vivere nel linguaggio quotidiano, eppure accade proprio perché descrive qualcosa che ogni essere umano comprende istintivamente: la sensazione di trovarsi davanti a un bivio, la paura di sbagliare, il desiderio di trovare una soluzione perfetta, una soluzione che spesso semplicemente non esiste. Nel video dedicato a Loki abbiamo visto come alcuni miti ruotino attorno al caos e all'imprevedibilità. Scylla e Cariddi rappresentano invece qualcosa di diverso, non il caos che rompe all'improvviso, ma una scelta impossibile in cui ogni strada comporta una perdita. Questa differenza è fondamentale. Il caos può arrivare senza preavviso, una scelta difficile invece richiede partecipazione, richiede responsabilità, richiede il coraggio di decidere. Ed è proprio questo che rende il mito così moderno, perché nessuno può evitare completamente i propri bivi. Arrivano nella vita personale, arrivano nelle relazioni, arrivano nel lavoro, arrivano nei momenti che definiscono il nostro percorso. La vera domanda allora non riguarda i mostri, riguarda il modo in cui reagiamo quando li incontriamo. Accettiamo di restare immobili? Lasciamo che sia la paura a decidere per noi? Oppure troviamo il coraggio di scegliere una direzione, pur sapendo che ogni scelta comporta un sacrificio? Forse è proprio questa la ragione per cui la storia di Scylla e Cariddi continua a essere raccontata. Dietro le onde, i mostri e gli eroi si nasconde una verità estremamente umana. La vita raramente offre percorsi perfetti. Molto più spesso ci pone davanti a decisioni complesse e in quei momenti, proprio come accadde a Ulisse, la sfida più grande non consiste nel trovare una via priva di rischi, consiste nel trovare la forza di andare avanti, anche quando entrambe le strade fanno paura. Capitolo 8. Scylla e Cariddi oggi. Esistono miti che appartengono a un'epoca precisa, storie legate a civiltà scomparse, a luoghi dimenticati o a credenze che il tempo ha lentamente cancellato. Scylla e Cariddi hanno seguito un percorso diverso. Anche chi non ha mai letto l'Odissea può incontrarle ancora oggi. Basta sapere dove guardare. Nel corso degli ultimi decenni, queste due figure sono riapparse in forme molto diverse tra loro. Alcuni autori hanno scelto di rimanere fedeli alla tradizione antica, altri hanno preso soltanto alcuni elementi del mito per reinventarli completamente. Nei romanzi fantasy, nei fumetti e nelle opere ispirate al mondo classico, Scylla viene spesso rappresentata come una gigantesca creatura marina capace di emergere dalle acque per attaccare le proprie vittime. Cariddi invece continua quasi sempre a mantenere il legame con il mare e con la forza distruttiva dei vortici. È una differenza interessante, perché dimostra come alcune caratteristiche siano diventate inseparabili dalla loro identità. Anche quando la storia cambia, quelle immagini continuano a sopravvivere. Lo stesso accade nel mondo dei videogiochi. Titoli come Assassin's Creed Odyssey, ambientati proprio nell'antica Grecia, hanno riportato alla luce numerose creature della mitologia classica. Altri giochi ispirati alle leggende greche o alle grandi avventure marine hanno reinterpretato Scylla e Cariddi come boss giganteschi, sfide da superare o minacce che incombono sul viaggio dei protagonisti.
Ogni reinterpretazione modifica qualche dettaglio, le dimensioni aumentano, i poteri cambiano, le storie vengono adattate a nuovi mondi, eppure i loro nomi continuano a evocare immediatamente la stessa sensazione: pericolo, mare, scelta. Anche il cinema e la televisione hanno contribuito a mantenere viva la loro memoria. In alcune produzioni compaiono direttamente, in altre vengono richiamate attraverso creature marine, vortici giganteschi o passaggi impossibili che ricordano chiaramente il mito originale. Molti spettatori riconoscono l'immagine senza conoscere necessariamente la leggenda da cui proviene, ed è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti della cultura pop. Le storie cambiano forma, i simboli continuano il loro viaggio, ma forse l'eredità più sorprendente lasciata da Scylla e Cariddi si trova lontano dai libri, dagli schermi e dai videogiochi, si trova nelle parole. Molte persone conoscono l'espressione, come ho detto, trovarsi tra Scylla e Cariddi, senza sapere da dove provenga, eppure la usano per descrivere situazioni molto precise, quelle in cui ogni opzione sembra comportare una conseguenza difficile da accettare. È qualcosa di straordinario, pensateci per un momento. Migliaia di anni fa un poeta raccontava le avventure di un eroe greco. Oggi, in una conversazione qualunque, qualcuno può utilizzare la stessa immagine per descrivere una scelta complicata della propria vita. Pochissimi mostri mitologici possono vantare un'eredità simile, perché la maggior parte delle creature leggendarie sopravvive all'interno delle storie. Scylla e Cariddi sono riuscite a fare un passo ulteriore, sono entrate nel linguaggio. E quando un mito entra nel linguaggio smette di appartenere soltanto al passato, diventa parte del presente. Forse è proprio questo il motivo per cui continuiamo a incontrarle ancora oggi, non soltanto nei film, nei romanzi o nei videogiochi, ma nelle parole che scegliamo, nelle immagini che utilizziamo per descrivere il mondo e nei racconti che continuiamo a tramandare secolo dopo secolo. Capitolo 9. Tra il mostro e il vortice. Esistono creature mitologiche ricordate per il loro aspetto, altre per i poteri che possiedono, altre ancora per le battaglie combattute contro eroi e divinità. Scylla e Cariddi occupano un posto particolare, perché la loro storia è riuscita a diventare qualcosa di più di una semplice leggenda. Nel corso di questo viaggio abbiamo incontrato una ninfa trasformata in mostro dalla gelosia degli dei, abbiamo visto una creatura punita da Zeus e condannata a diventare una minaccia eterna per i naviganti, abbiamo osservato due figure completamente diverse, unite dallo stesso destino. Eppure, quando pensiamo a Scylla e Cariddi, ciò che rimane impresso nella memoria va oltre le loro origini, va oltre il loro aspetto e va oltre perfino al mare. Ciò che ricordiamo davvero è il passaggio, quello stretto tratto d'acqua che ogni navigatore era costretto ad attraversare, un luogo sospeso tra sicurezza e pericolo, tra ciò che era conosciuto e ciò che attendeva oltre l'orizzonte. In fondo, tutta la loro leggenda ruota attorno a un'idea molto semplice. Ci sono momenti in cui la vita ci conduce davanti a una soglia, un punto di passaggio, un confine, e dopo averlo attraversato qualcosa cambia per sempre. Gli antichi greci conoscevano bene il valore simbolico di questi luoghi, ponti, porte, sentieri, montagne, mari. Ogni confine rappresentava un momento di trasformazione. Per questo i grandi racconti mitologici sono pieni di attraversamenti. L'eroe parte, affronta una prova, supera una soglia e riemerge diverso da prima. Anche il viaggio di Ulisse segue questo schema. Attraversare il territorio di Scylla e Cariddi significa lasciare qualcosa alle spalle, pagare un prezzo, accettare che alcune esperienze cambino per sempre chi le vive. Forse è proprio questo il motivo per cui il mito continua a esercitare un fascino così potente, perché tutti prima o poi incontriamo i nostri passaggi obbligati, le nostre soglie, i nostri momenti di trasformazione, luoghi simbolici in cui una decisione segna la fine di un percorso e l'inizio di un altro. Ed è qui che la leggenda di Scylla e Cariddi rivela la sua eredità più profonda. Dietro i mostri, dietro il mare, dietro gli eroi, si nasconde una storia che parla di confini tra passato e futuro, tra ciò che siamo stati e ciò che diventeremo, tra il luogo da cui proveniamo e quello verso cui siamo diretti. Forse è per questo che continuiamo a raccontarla dopo migliaia di anni, perché ogni generazione riconosce in quel passaggio qualcosa di familiare, qualcosa che appartiene all'esperienza umana, e
mentre le onde continuano a infrangersi sulle coste, dove la tradizione colloca queste creature, la loro leggenda continua il proprio viaggio, un viaggio che parte dal mare e arriva fino ai giorni nostri, un viaggio che attraversa epoche, culture e persone diverse, un viaggio che, in fondo, parla della stessa domanda che accompagna l'umanità da sempre: cosa si trova oltre il prossimo confine? Scylla e Cariddi presidiavano uno stretto, un luogo di passaggio dove ogni scelta aveva un prezzo, ma nella mitologia esiste un'altra figura profondamente legata ai crocevia, alle decisioni e ai confini tra mondi diversi, una presenza avvolta nel mistero, una dea associata alle strade che si dividono, ai luoghi di confine e alle soglie che separano ciò che conosciamo da ciò che resta nascosto. Ed è proprio lì che ci condurrà il prossimo viaggio, alla scoperta di Ecate. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.